Cradle to Grave, dalla culla alla tomba. Era l'8 gennaio 2018, il mio quarto viaggio a Londra, ed ho scattato alcune immagini. Questo sono io, meglio ero io 7 anni fa nella stanza 24 del British Museum, dove si trova la tematica Vivere e morire. Dovete sapere che nel 2001 il British Museum ha incaricato Pharmacopoeia di contribuire alla sua nuova galleria etnografica Vivere e morire. Nel 2003 hanno esposto questa teca lunga 14 metri, che vedete scorrere, che documenta i medicinali prescritti a una donna e a un uomo durante la loro intera vita. Si tratta di 14.000 pillole. E da notare che questo non include le pillole da banco, che secondo le stime farebbero schizzare alle stelle il numero a circa 40.000 pillole per ogni persona residente nel Regno Unito nell'arco della vita. Siamo arrivati al momento storico dove per curarci ingeriamo solo chimica, senza contare gli additivi chimici e i conservanti che ingeriamo attraverso il cibo quotidiano. Nessuno suggerisce più le cose naturali quando non sono addirittura vietate. La Chiesa qualche secolo fa ha messo al rovo le streghe e le fattucchiere perché sapevano come curare il corpo fisico con le erbe. In dialetto veneto si usava dire «No che pianta che varda un su che non la gabbia la sua virtù». Non c'è pianta che spunta verso l'alto che non abbia la sua virtù. Esistono moltissime persone sane che hanno continuato a vivere cibandosi dei prodotti locali, senza apportare cibi che arrivano da paesi lontani. La globalizzazione ha portato e sta portando solo disfunzioni. Ogni etnia ha un microbiota adatto per gli alimenti che crescono nella propria zona. Ad esempio, un occidentale potrebbe avere dei problemi nella digestione di un alimento che cresce in Oriente e viceversa. Molti di voi sanno che Perdas de Fogu è il paese con la più alta percentuale di centenari al mondo. Gli abitanti continuano a compiere gli stessi gesti del passato, dal lavoro in campagna a quello in cucina. Uno stile di vita con alimentazione sana e il tempo trascorso in campagna all'aria aperta. Ma ci tengono ammalati. L'assistenza sanitaria aspetta che tu ti ammali e prima o poi ti ammalerai. Poi, una volta ammalato, non ti ripristinano più la salute. Il dottore vi darà delle pillole tossiche che vi faranno ammalare ancora di più e vi terranno ammalati. Gestiscono semplicemente i vostri sintomi in modo da poter gestire la vostra alta pressione, possono gestire il vostro colesterolo, possono gestire il vostro dolore da artrite, possono gestire il vostro diabete. Non vi curano. L'attuale sistema sanitario è un inganno. Non è un sistema sanitario, è un sistema di gestione. C'è bisogno di una rivoluzione nell'assistenza sanitaria. Dobbiamo iniziare a diffondere la parola che l'assistenza sanitaria è una scelta. La salute è una nostra responsabilità e dobbiamo imparare ad accettare questa responsabilità. Il problema è che non ci insegnano come farlo. Nessuno ci insegna come farlo, quindi quando ci ammaliamo andiamo dal dottore e poi il dottore ci dà una pillola tossica che ci farà ammalare ancora di più e ci terrà ammalati a vita. Alle industrie farmaceutiche interessa vendere. Non è un buon modo di procedere. Quel dato farmaco non fa nulla per noi se non alleviarci momentaneamente il dolore, ma non risolve la malattia. In altre parole, non fornisce alcun beneficio ed è estremamente tossico. Danneggia il cervello, danneggia il cuore, danneggia il fegato, danneggia i reni, causa diabete, causa insufficienza cardiaca, causa cancro e potremmo continuare all'infinito. Causano perdita di memoria e così via. Il sistema sanitario è un sistema di gestione che funziona solo con gli ammalati. Ecco perché fanno di tutto per non avere la popolazione sana. Attraverso il fornito indice alfabetico trovate più di una playlist che riguarda la salute. Usatele per conoscere altri segreti celati. Non dimenticate che potete sostenere il canale attraverso PayPal anche col piccolo valore di una buona tazzina di caffè. Sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Grazie di aver guardato fino alla fine.